Questo è un corso non certo di ecocardiografia, e poi vedrete perché. Abbiamo detto di tecniche di acquisizione delle immagini, che è il punto, le fondamenta su cui si costruisce tutto. E partiamo dall'inizio. Ecco, gli ultrasuoni, grazie agli ultrasuoni si compie qualcosa di magico. Cioè, immaginiamo che un trasduttore per ultrasuoni sia una bacchetta magica, vedete a sinistra, che ci fa fare qualcosa che oggettivamente in altri tempi sarebbe stata una cosa sbalorditiva, cioè far guardare all'interno del corpo umano, perché questo è quello che ci fa fare l'ecografia in generale. Riusciamo a guardare all'interno del corpo umano in maniera peraltro senza provocare danni, del tutto innocua. E se ci pensate bene è qualcosa veramente di straordinario. E questo è quello che fondamentalmente accade, che cioè noi guardiamo all'interno del corpo umano, quindi questo trasduttore ci apre una finestra e dentro quella finestra noi in questo caso vediamo un pezzo di cuore, una fettina di cuore. Questo in poche parole è quello che accade, quindi apparentemente un gesto estremamente semplice, cioè poggiamo sul torace, ma anche sull'addome, sulla gamba, in qualsiasi parte del corpo umano e guardiamo dentro. Vedremo con quelli lì. Il gesto è molto semplice e quindi è estremamente importante. Vedremo che però non è così banale e scontato tutto quello che segue. Perché in realtà, cominciamo da un primo punto, noi queste immagini non le vediamo qui, cioè perché le immagini vengono generate sulla testa del trasduttore. Guardate qui, questo è un trasduttore per ultrasuoni, questo è un settore, immaginate una lama virtuale, tutto quello che questa superficie attraversa viene visualizzato, quindi riesco a vedere all'interno del corpo umano tutto quello che c'è in questo triangolo qua e lo oriento orientando il trasduttore. Questo in sintesi quello che fa. Ma c'è un ma, che noi in realtà le immagini non le vediamo lì dove stanno realmente, almeno fino adesso è così. E dove le vediamo? Le vediamo da un'altra parte, quindi non qui, ma le vediamo su uno schermo, sullo schermo dell'apparecchiatura. È ovvio che sia così, non può che essere così, perché dal punto di vista tecnico era un tempo impossibile fare altrimenti, ma questo è quello che succede ancora oggi. Quindi l'immagine si produce qui, ma noi la vediamo qua. Questo semplice aspetto complica enormemente l'approccio e adesso vedremo perché. Ed è uno dei motivi per cui il gesto è molto semplice, ma l'utilizzo clinico di questa metodologia non lo è altrettanto. Allora, cominciamo da un quesito. Non vi chiedo naturalmente di fare diagnosi, voi avete esperienze, provenienze differenti l'uno dall'altro. Io vi mostro due cuori, in realtà non sono due cuori, sono due fettine, due taglietti, appunto rappresentazioni solo bidimensionali. Due pezzetti di cuore, lettera A e lettera B, due cuori differenti. La prima domanda che vi chiedo, e vi chiederò di alzare la mano, quale dei due vi sembra palesemente patologico? Il cuore A o il cuore B? Quindi chi vota per A alzi la mano, chi propone B alzi la mano. All'unanimità. Che vuol dire questa unanimità? Significa che una volta che io vi mostro quella immagine, questa qui, con queste caratteristiche, è chiaro, queste caratteristiche qui, che quello sia un cuore in cui c'è una patologia, non entro nei dettagli, che tipo di patologia la quantifico, eccetera, ma che lì ci sia un problema è fuori di discussione.
E oggi non serve più neanche un essere umano, nel senso che a interpretare quelle immagini, a trarre queste conclusioni, anche una macchina può farlo. Quindi se noi abbiamo, c'è qualcuno che... Se noi abbiamo quella immagine con quelle caratteristiche, l'interpretazione di quell'immagine, le considerazioni che faremo sono sostanzialmente univoche, quindi alta affidabilità dell'interpretazione. È chiaro questo passaggio perché questo è un punto fondamentale. E quindi questo è il punto su cui oggi lavoreremo, cioè che acquisire delle immagini con determinate caratteristiche qualitative è un passo assolutamente fondamentale, perché da questo dipendono tutte le scelte conseguenti. Ho utilizzato un termine che può generare dei fraintendimenti, cioè il termine è immagine. Ora, immagine in lingua italiana. In letteratura anglosassone si parla genericamente di imaging. Ora, imaging è un termine molto più ampio che non immagine, perché in lingua italiana per immagine si potrebbe considerare soltanto un'immagine statica, cioè una foto. Chiaro? Mentre quando parliamo di imaging parliamo di tutta un'ampia gamma di rappresentazioni grafiche di qualcosa. Quindi in forma di immagini statiche, di immagini in movimento, di immagini più complesse come il mondo del 3D, di cui ovviamente non parliamo, o altro tipo di modalità comunicativa. Ma immagine dobbiamo non intenderlo col senso anglosassone, e cioè un'ampia gamma di modalità. E sicuramente non certo e non solo l'immagine statica. Questa, quindi, se noi la definiamo un'immagine ecocardiografica, ed è un'immagine ecocardiografica, è un'immagine in movimento. A questo ci riferiamo, d'accordo? E questa differenza non è banale, e vedremo perché. Questo, per esempio, che vedete voi, è un pezzo di un esame ecocardiografico. Lì in fondo ci sono le sonografe, era arrivata la prima. Un esame ecocardiografico consiste nel raccogliere una sequenza preordinata di immagini di vario tipo, metterle tutte insieme, conservarle, tutte insieme costituiscono un esame ecocardiografico. Come vedete sono diversi tipi di immagini. Queste sono delle immagini statiche, vedete? Qua immagini dinamiche, qua c'è un altro tipo di immagine dinamica che ha un altro significato, qui ci sono anche dei colori, qui sono soltanto immagini bianco e nero. Perché? Perché la metodologia ecocardiografica si compone in realtà di tante metodologie, di cui oggi però tratteremo solo ed esclusivamente l'imaging bidimensionale, quindi quelle che sono le immagini, qui vedete in bianco e nero, immagini o clip video in bianco e nero. Questa è una prima considerazione, attenzione, che è molto importante, nel che cosa intendiamo noi per imaging e immagine. Quindi noi oggi parleremo soltanto di questa. Bene. Altra definizione importante. Esame ecocardiografico è una delle possibilità di impiego clinico degli ultrasuoni. Si riferisce a una metodologia di indagine ben definita, esclusivamente utilizzata in elezione, che è assolutamente codificata, e su questo vedremo cosa significa codificarla, cioè fare un esame ecocardiografico significa fare determinate cose e soprattutto ci si aspetta determinati risultati. Questo ormai è codificato nella letteratura mondiale. Poi c'è una seconda modalità di impiego degli ultrasuoni, almeno in cardiologia, ma non solo, che ormai nell'area, diciamo, Europa e Stati Uniti, le società più rappresentative mondiali l'hanno definito col termine di FOCUS, che è un acronimo su cui non entriamo nel merito, che è un utilizzo clinico dell'ecocardiografia, di questo stiamo parlando per adesso, più mirato, clinicamente mirato, talvolta in ambito di urgenza, qualche volta emergenza,
che può essere una procedura diagnostica, diciamo, di primo livello, ma che comunque deve essere più semplificata, il percorso formativo è più breve, che comunque deve essere affidabile. E poi c'è, in ultimo, scusate, l'emergency ecocardiography, un impiego clinico ulteriore degli ultrasuoni in ambito di emergenza, dove il problema clinico è per lo più salvare una vita umana. Poi ci sono dei posti, prego, accomodate. Attenzione a quei cavi che ci stanno lì, dove l'obiettivo è quello di salvare una vita umana. Anche questo è un approccio completamente differente, quindi un'altra modalità mai comunque improvvisata, quindi per ciascuna di queste tre modalità sono state ben codificate le modalità di intervento. Non ci si improvvisa, ma si agisce secondo delle modalità che sono piuttosto ben definite ormai in letteratura. Allora, qualunque sia... Ornella, prego. Grazie. Ciao. Prego. Qualunque sia... Prego. Qualunque sia... attenzione a quella telecamera, per piacere. Anzi, se è possibile spostare un po' questa sedia. Grazie. Qualunque sia la modalità, in tutte le modalità comunque, alla base di ciascuna di queste c'è un approccio logico che è uguale. E ci sono, quindi il processo di acquisizione è uguale per tutte e tre. E cioè, l'indagine comincia con acquisire delle immagini. Queste immagini, come vedremo, dovranno avere delle caratteristiche qualitative particolari, perché le caratteristiche qualitative di quelle immagini condizionano pesantemente le fasi successive. Quindi se l'acquisizione non è corretta, posso condizionare quello che viene dopo. Quali sono le altre due fasi? La seconda fase è quella di analisi delle immagini che io ho acquisito, spesso si compongono con delle misurazioni, e poi per arrivare alla terza fase, che è quella della interpretazione clinica di quei risultati, che si conclude in un referto. Allora, l'approccio, soprattutto nella fase formativa, l'approccio così sequenziale è fondamentale, perché noi medici, la prima cosa, un errore in cui possiamo andare incontro, è quello di avere subito l'immediato obiettivo di cercare di capire cosa c'ha il paziente, quindi arrivare alla diagnosi. Questo è chiaro che avverrà e accadrà, ma soprattutto all'inizio è molto importante però avere un approccio sequenziale di questo tipo. Quindi in una prima fase il mio obiettivo è non cercare di capire e arrivare alla diagnosi, ma acquisire immagini che abbiano determinate caratteristiche. Il resto verrà dopo. Ovviamente le due fasi successive sono fondamentali e importantissime. Oggi noi parleremo esclusivamente di quella prima fase, perché è una fase estremamente delicata e importante che condiziona le altre. Bene, ovviamente se avete delle domande lo porrete, e ribadisco quindi l'attenzione è su questa prima fase di acquisizione delle immagini. Allora, immaginiamo di avere una pera e ci domandiamo com'è strutturata questa pera, com'è fatta all'esterno, all'interno, che forma c'ha, cosa c'è all'interno, cosa facciamo per capire com'è strutturata una pera. La cosa più semplice è che la faremo a fette, esamineremo queste fette, ma queste fette saranno condotte non in maniera arbitraria, ma per avere una logica nella ricostruzione poi della struttura della pera, faremo dei tagli con una certa logica. Generalmente faremo dei tagli longitudinali e dei tagli trasversali. Allora, se noi abbiamo la pera in mano, prendiamo il coltello e avere la percezione immediata di capire dove stiamo effettuando il taglio è banale, no? Capiamo se stiamo tagliando effettivamente lungo la direttrice più lunga, quindi l'asse col picciolo, in maniera corretta, oppure se siamo fuori non siamo esattamente al centro, lì dove dovremmo tagliare. Se l'abbiamo in mano è facile capire dove facciamo questo taglio, ma immaginate che questa pera sia nascosta alla nostra vista.
sta dentro uno scatolo, vedete, di carta. Noi abbiamo il nostro coltello, possiamo introdurre la lama del coltello attraverso una fessura e poi tagliare senza sapere dove stiamo tagliando. Questo è quello che facciamo abitualmente con l'ecografia. Cioè prendiamo delle fette e non sappiamo questa fetta dove è collocata nello spazio, che è un elemento fondamentale per ricostruire poi la struttura tridimensionale, la struttura dell'organo che stiamo esaminando. Sembra banale, ma non lo è. Allora cominciamo a riflettere su questo esempio. Quello che noi vediamo è soltanto la lama del manico del coltello, l'abbiamo in mano. La lama non la vediamo, sta dentro. D'accordo? Quello che sappiamo è che il manico avrà movimenti speculari rispetto alla lama. Cioè, se io sollevo il manico, la lama va giù. Se io abbasso il manico, la lama va su. Se io oriento verso destra il manico, la lama va verso sinistra. Se io lo oriento verso sinistra, la lama va a destra. Chiaro? Quindi i movimenti sono speculari. Altro elemento di cui ci dobbiamo sempre ricordare. Cioè, la lama si muove in maniera speculare al nostro. Fatte queste considerazioni, quindi a questo punto taglieremo a fette il nostro cuore. Il nostro compito sarà quello di prendere una serie di sezioni di tagli, che poi vedremo quali sono, che ci permettano in qualche modo di rappresentare il cuore nella sua interezza e su questo ci torniamo. Questo è il compito che ci proponiamo di fare. Il problema sembra abbastanza facile, ma facile non è. Perché? Perché ci sono degli ostacoli e ci sono delle difficoltà. Perché se ci trovassimo nella condizione di avere la pera in mano, cioè immaginiamo che il cuore si trovasse all'interno di un palloncino pieno di gel per ultrasuoni, no? Abbiamo in mano il palloncino, noi prendiamo il trasuttore, lo poggiamo sul palloncino e noi da qualunque parte riusciremo a guardare questo cuore perché avremo una ottima trasmissione degli ultrasuoni. Quindi riusciremo a avere immagini, diciamo, qualitativamente sempre ottimali. L'unica difficoltà sarà semplicemente, che non è peraltro poco, quella di effettuare un taglio anatomicamente corretto. Ma non avremo altre difficoltà, salvo la difficoltà del taglio anatomico. Ma questo non avviene, perché ci sono un sacco di ostacoli. Quali? Ci sono ostacoli all'interno del corpo umano e altri all'esterno. All'interno, il cuore, vedete, lo intravedete a stento. Qui sono state rimosse progressivamente vari strati, per esempio già stato rimosso lo scheletro, quindi le ossa, che costituiscono un ostacolo notevole. Poi il cuore è completamente circondato dai polmoni, tranne l'incisura cardiaca e piccoli spazi, e i polmoni non lasciano passare gli ultrasuoni. Insomma, ci sono degli ostacoli fisici molto importanti che fanno sì che il cuore quasi sia impossibile o molto difficile poterlo esaminare con gli ultrasuoni. Quindi partiamo da questo principio. Il cuore, se si trovasse in un altro contesto, sarebbe molto più facile guardarlo. Invece è abbracciato, circondato da nemici degli ultrasuoni. Questo è un elemento fondamentale. Dobbiamo capire, conoscere questi elementi, perché? Per gestirli, e adesso vedremo perché. Vedete il rapporto quindi con il polmone, guardate l'incisura cardiaca del polmone di sinistra, che per esempio è un elemento così importante. Andiamo avanti. Questa clip, io ringrazio sempre Jan Bogaert dell'Università di Leuven, che mi fornì questa clip, un esperto di risonanza magnetica cardiaca. Tecnicamente non è facile né abituale farla, mi ha dato questa clip in cui c'è un intero ciclo atto respiratorio. Cosa succede all'interno del torace durante un banale ciclo respiratorio? Guardate il cuore come si comporta e tutti gli organi che nei diastimici intorno. Guardate di quanto si sposti il cuore, non di millimetri, si sposta di parecchi centimetri. Cambiano completamente i rapporti topografici. Cambiano i rapporti topografici con la parete toracica, con gli spazi intercostali, con gli organi adiacenti. Quindi il cuore non sta messo lì
fermo, come per esempio vedremo in questo manichino che sta sempre fermo là. In un soggetto vivo il cuore si muove perché il soggetto respira e deve respirare, ed è un primo elemento. Poi c'è l'effetto della gravità, perché all'interno del mediastino il cuore non è, diciamo, legato, è sospeso al peduncolo vascolare, è dentro il sacco pericardico, che comunque ha una sua motilità abbastanza evidente, per cui il cuore si sposta all'interno del torace in risposta ai cambiamenti di decubito. Noi non lo vediamo normalmente, ma dobbiamo... si è scaricato, credo. No. Subisce anche degli spostamenti piuttosto importanti per effetto della gravità. Quindi i cambiamenti di decubito, passare dalla posizione supina alla posizione retta o dalla posizione supina al decubito laterale sinistro o destro, significa far spostare il cuore. Quindi, se noi sappiamo questo, lo possiamo utilizzare a nostro favore, faremo in modo che il cuore si sposti, si porti lì dove vogliamo che si porti, sfruttando questo effetto, che è rilevante. Ancora, tra gli ostacoli, diciamo, interni al corpo umano, ci sono altre strutture, spesso il sottocute, per esempio. Non è la stessa cosa eseguire un'indagine ecocardiografica o ultrasonografica in questi due pazienti, e sappiamo che è notevole la differenza tra i due. Poi ci sono gli impedimenti esterni, più banale gli indumenti. Ogni tanto va via l'audio, o sbaglio? Sì. Ogni tanto si interrompe. Poi, Marco, puoi chiedere per piacere, forse si può sostituire? Forse sostituendo il microfono. Forse questo sì, ecco. Allora, gli indumenti, anche questi costituiscono un impedimento. Che vuol dire? Che vuol dire che conoscere tutti questi fattori e disporsi nelle condizioni ottimali significa semplificare, non complicare le cose. Quindi non rimuovere gli indumenti sarà indispensabile in alcune condizioni di emergenza, non sarebbe tollerabile in condizioni di elezione, perché se io non lo faccio, mi sto mettendo in una condizione, sto complicando il mio esame, non semplificando il mio esame, per cui diventa più difficile per me, devo avere un'esperienza ben più alta se io mi pongo in queste condizioni di difficoltà. Quindi tutti gli ostacoli che possiamo rimuovere, dobbiamo farlo e rimuoverli. Poi ci sono gli ostacoli esterni, più importanti sono gli spazi di manovra, cioè in alcuni approcci noi dovremo muovere il nostro trasduttore, che per adesso ha questa forma qui, e questo dovremo muoverlo liberamente, e in alcune condizioni gli spazi di manovra sarebbero ostacolati dal lettino in cui si trova il paziente. Questo è il motivo per cui ormai, sin dagli albori dell'ecocardiografia, furono prodotti e si lavorò sulla ergonomia, e quindi sono dei lettini ergonomici. Ovviamente al pronto soccorso, in molte condizioni, questo non sarà possibile averlo, ma è un problema per cui in un laboratorio, per esempio, è uno di quegli elementi che non può e non deve mancare, perché rinunziare a questo significa complicare notevolmente l'esecuzione dell'esame e quindi l'affidabilità dell'esame. Bene, tutto questo quindi, conoscere questi impedimenti, perché ci serve farlo? Perché ci aiuta a gestirli e quindi cercare di rimuoverli del tutto o di attenuarli per ottimizzare l'immagine. Quindi tra questi, per esempio, gli aspetti ergonomici, che ripeto sono fondamentali. L'ideale sarebbe, ed è secondo me in condizione di dotare gli ambulatori di un lettino ergonomico. Purtroppo questo in Italia, ma non negli altri paesi, per tutta una serie di ragioni è molto poco diffuso, e spero che questo cominci a cambiare, perché nasconde un problema culturale importante. Oppure io avevo per esempio autoprodotto degli, vedete, supporti ergonomici di questo tipo, per esempio al letto del paziente avevo realizzato un po' di cuscini ergonomici per cercare di migliorare la situazione. E questo è un lettino ergonomico.
Vedete, perché gli spazi di manovra, quindi, è molto importante avere questi spazi di manovra. Un lieve effetto, ma anche questo contribuisce, quando noi disponiamo il paziente in un certo modo, il lettino è fatto in un certo modo, ci permette di inclinare come si chiama, la spalliera in un certo modo, produce una leggera torsione del torace. Questa torsione del torace fa sì che gli spazi omolaterali si estendono un poco. Ovviamente sono piccole variazioni, ma queste piccole variazioni possono anche essere significative e aiutare ulteriormente la propagazione degli ultrasuoni. Quindi non è una banalità questo aspetto. Abbiamo parlato della rimozione degli indumenti e insomma abbiamo affrontato il capitolo degli ostacoli alla trasmissione degli ultrasuoni. Quindi qua c'è un brevissimo sommario perché noi ricordiamo tutto quello che abbiamo detto, a partire dai tre categorie principali di uso degli ultrasuoni clinici, almeno in ambito di cardiologia, ma anche negli altri ambiti è così. Quindi attenzione alla nomenclatura, usare i termini appropriati. Poi il fatto che avere un'immagine sullo schermo piuttosto che non lì dove si trova realmente complica, diciamo, un po' le cose e ci comporta, per esempio, di fare questo corso. E poi il fatto che abbiamo detto che l'acquisizione, la qualità delle immagini acquisite condiziona pesantemente tutte le fasi successive, quindi è una fase cruciale, è importantissima. La difficoltà legata al fatto che noi non vediamo il cuore, quindi non sappiamo dove noi stiamo effettuando questi tagli e le dobbiamo ricavare queste informazioni da altri elementi. Quindi tutto quello che incide sulla posizione del cuore all'interno della gabbia toracica con i movimenti respiratori e i cambiamenti di decubito, l'importanza per esempio degli aspetti ergonomici. Questo è un primo punto. E vi invito se avete dei dubbi, qualsiasi domanda, a farlo, mentre io mi preparo ad andare avanti. È chiaro tutto questo? Piano piano vedrete perché senza queste premesse è difficile poi andare avanti. Questo è il motivo, come vedrete, lo vedrete più nell'arco della giornata, perché abbiamo deciso di fare un corso, non certo di ecocardiografia e neanche di focus, ma solo di acquisizione delle immagini, perché è un aspetto, una fase cruciale. Cominciamo a parlare quindi degli strumenti che utilizzeremo per fare questa operazione, che ovviamente includono anche l'ecografo, ma non solo l'ecografo. Ci vuole un ecografo, se no c'è un apparecchio che gestisce tutto questo. E di tipologie ormai, di strumenti, ne abbiamo diverse, per cui abbiamo da strumenti ormai cosiddetti handheld, per cui noi possiamo acquistare apparentemente solo il trasduttore, chiaro, poi utilizzare il nostro telefonino con delle app e abbiamo in mano un ecografo che possiamo usare molto facilmente in giro, eccetera. Poi abbiamo via via degli strumenti più strutturati, ovviamente con funzioni ben più maggiori, che sono portatili, come può essere portatile, diciamo, un notebook carrellabile, e poi via via fino ad arrivare a strumenti molto più ingombranti, che sono generalmente i top di gamma, ma anche ovviamente più costosi. È chiaro che questi strumenti non sono equivalenti. In che senso? Sia dal punto di vista della usabilità, perché io uno strumento come questo posso usarlo in circostanze in cui questo è impensabile e impossibile utilizzare. Per strada, un incidente stradale, io utilizzerò uno strumento come questo. Ma in elezione sarà bene avere strumenti che abbiano, diciamo, delle prestazioni che siano ottimali. E questo per adesso non prescinde dalla miniaturizzazione, cioè la miniaturizzazione necessariamente richiede un compromesso. Quindi questo compromesso dipende dagli impieghi clinici, per cui se devo io andare in girare per i reparti ospedalieri o fare un esame al letto del malato, non mi posso portare dietro, non devo portarmi dietro il carrozzone, cioè il grande, perché non è adatto a quello scopo, devo utilizzare uno strumento carrellabile,
quando lavoro in ambulatorio le cose non ho più il problema di portarmi dietro della mobilità e così via. Questi strumenti ovviamente includono i trasduttori, altro elemento fondamentale. Non entriamo nei dettagli tecnici, ma delle tipologie di trasduttori per ultrasuoni, quello che utilizzeremo per il cuore sarà comunque sempre un trasduttore settoriale. I dettagli tecnici li rimandiamo, ma poi li vedremo anche in fase pratica. Andiamo come ci si dispone per eseguire nelle condizioni ideali, naturalmente, se vogliamo fare le cose in elezione e farle nel migliore dei modi, come ci si dispone. Allora, intanto ci dobbiamo mettere comodi, quindi sgabellino, le posizioni, perché soprattutto chi fa questo mestiere e lo fa tutto il giorno, i problemi ergonomici sono importantissimi, non solo per il paziente, ma anche per l'operatore. Per cui questo è un altro dei motivi, per cui l'ergonomia è un argomento di studio. Poi c'è la posizione, come si dispone rispettivamente il lettino, il paziente, l'apparecchio e l'operatore. Diciamo delle 4 combinazioni possibili, o meglio, delle 4 ipotetiche, 3 sono quelle possibili. Non esiste una ragione per cui una prevalga sulle altre. Esaminiamole. Allora, una prima possibilità è questa qua, per cui c'è il paziente qui, vedete alla destra dell'operatore, qua c'è l'apparecchio e l'operatore sta in questa posizione, abbraccia il paziente e questa è una modalità. Ricordo che le immagini, il nostro obiettivo è quello di ottenere immagini e segnali. La qualità e la tipologia di immagine dipende esclusivamente dalla posizione reciproca del trasduttore e del paziente. Quindi noi in teoria potremmo essere appesi al soffitto, messi in ginocchio per terra, cioè la nostra posizione è del tutto irrilevante sull'obiettivo. Quindi non esiste una ragione per cui ci si debba porre in un modo piuttosto che l'altro. Ci possono essere altre ragioni, anche di tipo clinico. Per esempio in questa modalità il paziente non respira verso di noi, quindi non ci soffia in faccia, diciamo, il che non è poco. Poi c'è questa modalità in cui il paziente è disposto così, questo è l'operatore, qua c'è lo schermo, vedete? Il paziente è rivolto verso di noi, quindi in qualche modo il suo respiro è rivolto verso di noi e guarda l'apparecchio e utilizziamo noi in questo caso la mano destra, come facevamo. E poi c'è la terza possibilità, che è questa qui, in cui ci si dispone in questa maniera, l'operatore qui lavora o meglio, lavorerà con tutte e due le mani, ma la sinistra agisce in un certo modo, qua c'è l'apparecchio. Ripeto, non esiste un modo. Io le ho percorse tutte e tre. Ovviamente il nostro cervello, soprattutto poi con gli anni, non è così flessibile, per cui una fase della mia vita io lavoravo in posti in cui dovevo lavorare in tutte e tre le posizioni. E quindi il mio cervello si doveva adattare a essere flessibile, a lavorare con la destra, con la sinistra, in un modo piuttosto che in un altro. Cosa non facile, per cui dipende dalle abitudini e dalle preferenze. Se opero in ambulatorio, magari se l'ambulatorio è mio, mi dispongo come preferisco e lascio sempre in quel modo. Se invece io opero in condizioni per cui mi devo adattare, pronto soccorso, in giro per i reparti, sarò costretto a volte a intervenire in un modo piuttosto che in un altro, quindi dipende da queste circostanze. Altra cosa, prima di preparare, inserisco i cavi ECG. È ovvio che in condizioni di emergenza il paziente è in arresto cardiaco oppure è ai limiti della sopravvivenza. Io ovviamente non posso perdere tempo, non posso dedicare tempo a questa fase, quindi non metterò il cavo ECG. Ma se io agisco in elezione, lavoro in elezione e rinuncio al segnale ECG, mi sto mettendo in una condizione di grande difficoltà, perché il segnale ECG è un elemento fondamentale per l'esame ecocardiografico, è un elemento fondamentale per l'interpretazione delle immagini, è un elemento fondamentale per l'apparecchiatura, cioè le apparecchiature ormai sono tutte digitali, e disporre del segnale ECG per la macchina è un segnale importantissimo che tra l'altro ci semplifica molto anche
la fase di acquisizione e molte fasi dell'esame. Quindi avere il segnale ECG è una cosa molto importante. Poi c'è l'uso delle mani, a destra, a sinistra. Ora, al di là del fatto che si sia mancini o destrini, insomma, dipende da ciascuno di noi, ma qualunque sia la disposizione reciproca tra pazienti, in qualunque delle tre posizioni ci si metta, ovviamente l'uso delle mani si ribalterà, ma ci sarà una logica comune in tutte e due le cose. Qual è questa logica? Una mano serve per afferrare il trasuttore in maniera molto salda, non farlo cadere, per esempio, perché è una componente delicatissima dell'apparecchio, afferrarlo saldamente, manovrarlo, e poi c'è un'altra funzione che è importantissima, che è avere il senso tattile. Cioè, quella mano deve servire anche per capire in che posizione è poggiato il trasuttore sul torace del paziente, ammesso che sia il torace. Quindi generalmente il dorso della mano poggia sulla parete toracica, perché questo ci dà un riferimento spaziale fondamentale. Se non poggiamo, se teniamo il trasuttore, lo poggiamo così sul torace, questo scivolerà continuamente e sarà molto più difficile fare l'esame. Quindi afferrarlo in un modo tale per cui io tocco col dorso della mano la parete del torace è un elemento importante. L'uso, per esempio, che ci impose il Covid dei guanti, devo dire che complica la cosa, perché la sensazione tattile è importante. Quindi questa mano svolge questi compiti, questa mano sta toccando componenti del trasuttore che necessariamente si impregnano di gel, perché l'esame io non posso farlo se non uso il gel, ma il gel può crearci un sacco di problemi, nel senso che non deve mai uscire da quel campo. Quindi quella mano si imbratta, solo quella mano si imbratta, l'altra non si dovrà mai sporcare, perché l'altra mano, che sia la destra o la sinistra, è la mano che io utilizzo per operare sullo strumento, e quindi se io guardo lo strumento e vedo che è sporco di gel, capisco subito che chi l'ha utilizzato non ha rispettato questo elementare principio. È banale, ma guardate che quando si fa questo lavoro poi non è affatto banale, e quindi una mano non si deve sporcare di gel. Non solo, l'altra mano servirà anche, non solo per comandare lo strumento, ma per i movimenti più fini. Cioè io tocco con l'altra mano, tocco la coda del trasuttore, e questo mi aiuta a fare movimenti più sottili, a ruotarlo, a fare movimenti molto più fini. E l'insieme delle due mani, questo è il motivo per cui io, che non sono mancino, lavoro con la sinistra e non ho mai avuto nessuna difficoltà, perché in realtà sono tutte e due le mani che intervengono. E poi andiamo a un altro elemento, cioè abbiamo detto che l'immagine, che in realtà sta qui, e quindi l'immagine, l'orientamento dello spazio dell'immagine è unico, uno solo, è definito dalla posizione anatomica. Cioè, a secondo come oriento il trasuttore, l'immagine sta lì. Io prendo l'immagine di un pezzo di cuore che sta lì. Ma l'immagine io non la vedrò lì dove si origina, la vedrò da un'altra parte, su uno schermo. Ma quando faccio questa traslazione sullo schermo, la macchina, l'immagine la può disporre in qualsiasi modo. Chiaro? Dipende chi costruisce questo schermo, dipende come decidiamo di disporlo. Non è banale questo elemento, perché la macchina potrebbe disporlo in qualsiasi modo. E quindi, per esempio, la stessa immagine me la può porre così, me la può ribaltare in orizzontale così, ribaltare in verticale così, e ribaltare anche in orizzontale così. Almeno 4 modalità differenti. Ora, se per un sistema automatico, cioè per un sistema di intelligenza, per esempio artificiale, ruotare nello spazio l'immagine non cambia assolutamente nulla, nel senso un computer la interpreta comunque, che sia a testa sotto, a piedi vari, per noi umani non è la stessa cosa. Per cui se io normalmente guardo il cuore così, apprendo a riconoscere e interpretarlo, ma se qualcuno me lo capovolge, me lo veste così, le cose diventano complicate. Sappiate che questa banale cosa in realtà durata decenni
e tuttora esiste, nel senso che proprio perché le immagini in una lunghissima fase non circolavano, era difficile anche tecnicamente veicolare immagini, in ogni centro si utilizzavano delle consuetudini del centro e quindi chi la utilizzava una modalità, chi un'altra, eccetera. Cosa è successo? Che generalmente ormai da diversi anni, per convenzione, si è deciso di rappresentare, almeno quando siamo in questa proiezione, il cuore in questa modalità che vedete qua, in alto a sinistra, ma vi dico subito che se operate in ambito per esempio di cardiologia pediatrica, i cardiologi operano nella maniera invece speculare opposta. Ulteriore testimonianza della mancanza di comunicabilità, perché generalmente ci si scambia poco, no, tra questi due ambiti, perché per il cervello umano è difficile riconoscere la stessa immagine se capovolta. Altra cosa, la rappresentazione spaziale. Il trasduttore qua genera un'immagine, ma come è orientata questa immagine? Allora, ogni trasduttore, vedete, ha una superficie più o meno rettangolare, quindi ha un asse più lungo e uno più corto. Lungo il lato più corto, in uno dei due c'è un punto di repere. Generalmente, poi lo vedrete, è un punto sollevato, che quindi al tatto voi capirete. Questo è un esempio. Senti al tatto qual è il lato del trasduttore di cui parliamo, perché questo punto di repere ha una corrispondenza con l'immagine e sull'immagine, nel settore in cui viene rappresentata l'immagine ecografica, viene sempre collocato un marker. Spesso è il logo dell'azienda, un puntino, qualsiasi cosa, ma insomma che indica, guardate, che questo punto qui corrisponde a quel lato del trasduttore. Quindi è un altro elemento fondamentale per capire come è orientato. Vedete qua? Quel lato del trasduttore corrisponde a questo lato. Quindi quello che vediamo da qua si trova da questo lato e viceversa dal lato opposto. Questo è l'orientamento del trasduttore. Altra considerazione che dobbiamo fare. Vedete quante premesse dobbiamo fare? Per il semplice fatto che l'immagine, anziché visualizzarla lì dove sta, perché finora sembrava impossibile che questo accadesse, siamo stati costretti a rappresentarla su uno schermo e questo complica notevolmente e rende l'esame molto più difficile e molto meno intuitivo. Altra considerazione di questa trasposizione, qual è? Allora, immaginate il nostro settore di scansione triangolare. Quando noi muoviamo il trasduttore, facciamo questa operazione qua, il nostro settore di scansione si muove, il cuore è fermo lì, cioè sta lì, è il settore che si sposta. Cosa succede nello schermo? Succede esattamente l'opposto. Vedete? Ora, quello che accade realmente è questo, quello che vediamo sullo schermo è quello che c'è a destra. Cioè vediamo il cuore muoversi, spostarsi in base all'inclinazione e il settore sta fermo là. Ed è esattamente l'opposto di quello che accade nella realtà. E se noi non abbiamo consapevolezza di questo, è un altro degli elementi che ci rende difficile capire che rapporto c'è tra i movimenti del trasduttore e le immagini che compaiono là. Chiaro? Altro elemento fondamentale per fare quello che dobbiamo fare. Quindi questo elemento ricordatelo bene. A questo punto cominceremo poi a prendere questo traduttore e maneggiarlo sul torace. Virtualmente la posizione che può assumere il traduttore, virtualmente le posizioni sono infinite, anzi virtualmente è concettualmente impossibile, perché noi per 2 volte consecutive possiamo collocare il traduttore esattamente nella stessa posizione, senza contare anche che la posizione del cuore cambia in funzione di tutte quelle condizioni che abbiamo detto, quindi veramente difficile. Sarà veramente difficile prendere esattamente lo stesso taglio anatomico, almeno sul piano concettuale è così. Allora, in questo tentativo di razionalizzare il processo di acquisizione delle immagini, un passo fondamentale è stato quello di utilizzare per esempio un linguaggio sulla manipolazione del traduttore e quindi iniziò alcuni anni fa con alcune terminologie che furono proposte in maniera da
che il movimento del trasuttore venga suddiviso in componenti fondamentali. Qualunque altro movimento del trasuttore può essere ricondotto a una combinazione di questi movimenti. Allora, parleremo di sliding. Lo sliding è quando il trasuttore si sposta lungo il suo il suo piano il suo lato più lungo, così. Questo è il lato, quello che vedete voi, chiaro? Si sposta così. Quando lo sposto così, significa che io il cuore, se riesco a fare questo movimento in maniera perfetta, il cuore sta fermo là, l'immagine sarà sempre la stessa, ma io mi sposto sullo piano, sposto sul piano questa immagine qua. Questo movimento lo chiamo sliding. Poi avremo il rocking. Il rocking significa io fermo, poggio il trasuttore in un punto e faccio questo movimento qua. Ancora io mi sto muovendo sullo stesso piano, chiaro? Quindi taglio sempre la stessa porzione di cuore. Quindi quelle immagini si sposteranno sullo schermo, ma le immagini sostanzialmente, gli organi che sto esaminando rimangono sullo schermo, si spostano all'interno dello schermo. Poi un altro movimento invece, per cui abbandono quel piano, che utilizzeremo il termine fanning per alcuni, tilting prevalentemente in cardiologia, poi vedremo questa cosa dei termini, in cui invece abbandono il piano, io faccio questo movimento qui, quindi ruoto secondo l'asse più corto del trasuttore. Vedete che quando io faccio questo movimento abbandono il piano per passare a un piano diverso, in un senso o nell'altro. Questo significa che mi devo aspettare che le immagini che erano sullo schermo scompaiano, cioè che sullo schermo compaiono delle componenti che prima non c'erano. Nei primi movimenti che abbiamo fatto, se io eseguo il movimento esattamente in questo modo, le componenti che vedo rappresentate sullo schermo, una valvola dovrà rimanere sempre lì, semplicemente si sposterà sullo schermo, ma starà lì. Quando io faccio questo movimento invece abbandono quel piano, taglio da un'altra parte, quindi compariranno delle strutture che in quel momento, nel primo taglio, non erano presenti. D'accordo? Sembra banale, ma attenzione che questo non è banale. Ancora, la pressione che si esercita. Sì, apparentemente il trasuttore non si muove, ma noi poggiamo sul sottocute e quindi la forza che esercitiamo sulla cute ha influenza sia sulla posizione del trasuttore, perché nello spazio intercostale per esempio scivoliamo, schiacciamo sullo spazio intercostale più in basso e in qualche modo modifichiamo la posizione del trasuttore, e cambia anche la trasmissione degli ultrasuoni, quindi anche questo ha un suo ruolo. Poi c'è la rotazione, questa, in cui virtualmente io immagino un asse di rotazione, ruoto. Quando faccio questa operazione cosa succede? Succede che le strutture che stanno proprio sul punto di rotazione rimarranno sempre lì, stanno sullo schermo, ma soltanto un punto dello schermo rimane sempre lì. Le altre cambieranno, quindi compariranno strutture che prima non c'erano, però tutte ruotano intorno a un punto che noi abbiamo prefissato. Questa è una rotazione. Poi esiste un ultimo movimento che in realtà in cardiologia è meno, perché noi in cardiologia prevalentemente accederemo attraverso la gabbia toracica, quindi non ci sarà consentito questo movimento che definiamo sweeping, cioè lo spostamento così, per cui in medicina interna, per esempio, nell'esame addominale, questo si fa normalmente, questa operazione qua. Nel cuore si fa in maniera differente. Quello che possiamo fare, per esempio, è saltare da uno spazio intercostale all'altro, quindi un tipo di movimento meno diffuso. Bene, questa nomenclatura è importante per intendersi, al di là del termine che usiamo. Poi ci si accorse che questa modalità non era così efficace, nel senso che questo lavoro successivo, più recente, quindi siamo a un anno fa, 2 anni fa, andava a vedere nel mondo reale come si utilizzavano queste terminologie e c'era un po' di confusione. Con lo stesso termine ci si riferiva a movimenti differenti. Poco importa, ma la cosa importante è capire la logica che c'è dietro.
cioè quello di scomporre i movimenti in piani, secondo direzioni fondamentali. Perché? Tutto questo si tradurrà nella fase di apprendimento nel fare degli esercizi. Noi ci eserciteremo a fare determinati esercizi, vedere cosa succede, il mostro che il nostro cervello imparerà in automatico. Quello che il mio cervello dovette imparare in maniera empirica e ci vollero anni, lo si può apprendere in tempi molto più brevi. Se io faccio un approccio ragionato, automaticamente il nostro cervello capisce che per ottenere un risultato io devo fare questo movimento qua. La fase successiva sarà che i movimenti saranno combinati, quindi automaticamente io muovo il traduttore in un certo modo. Se mi chiedi perché l'ho fatto, non lo so perché l'ho fatto, ma il mio cervello l'ha capito in maniera subconscia, che tu devi combinare una serie di movimenti e arriverai a quel risultato finale. Bene, quindi facciamo rapidamente un riepilogo delle cose che stavamo dicendo. Lo sliding, questo movimento lungo l'asse, diciamo, lungo il piano, lo stesso piano di scansione. Questo è un esempio di sliding e qui cominciamo a vedere l'immagine sullo schermo con cosa succede al cuore in questo caso, da questa proiezione. Vedete che il cuore si sposta a destra o a sinistra, ma se facciamo questo movimento in maniera corretta, il cuore starà sempre lì. L'immagine è come se si spostasse sullo schermo da destra a sinistra e viceversa. Che vuol dire? Vuol dire che se io trovo il cuore spostato da là e lo devo semplicemente spostare alla mia sinistra, cosa devo fare? Uno sliding verso destra o verso sinistra, dal lato opposto. Se lo devo spostare a sinistra, mi muovo a destra e viceversa, per tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Chiaro? Quindi con le sonografer che sono dietro, quando Laura e Marinella, quanti sono state avvilenti, cioè pomeriggi interi, io per prima, a apprendere tutte queste tecniche e farle in maniera quasi ossessiva perché diventassero assolutamente naturali. E quindi questo è il cosiddetto sliding. E vedete qui il risultato. Quindi se io voglio spostare a destra o a sinistra, io farò uno sliding dal lato controlaterale, rispettivamente a sinistra o a destra. Questo è più o meno, grosso modo, il movimento di sliding. Poi il rocking, che sarebbe questo qui. Io rimango sullo stesso piano, però questa volta ruoto intorno al punto di contatto sulla pelle, ruoto così. Che cosa succede all'immagine quando faccio questa? Vedete, questo è il rocking. Il cuore ruota intorno all'apice, quindi si inclina a destra o a sinistra. Quindi io non voglio spostare il cuore, lo voglio soltanto inclinare, messo un po' storto e lo voglio raddrizzare. Cosa devo fare? Devo fare questo rocking. In quale verso? Verso sinistra o verso destra? La stessa logica di prima. Se devo portarlo a destra, io lo sposto a sinistra e così via. D'accordo? E questo è il rocking. E questo è l'effetto del rocking sull'immagine che compare sullo schermo. Vedete come stiamo cercando di creare le connessioni. Guardate che questo ragionamento qui, ci vollero anni per razionalizzare il processo di acquisizione delle immagini, perché la mia generazione all'inizio dovetti imparare in maniera empirica e l'American Society of Echocardiography questo aspetto dal punto di vista razionale lo ha pubblicato soltanto tutto sommato pochi anni fa. Questo è il rocking, vedete il movimento sarà questo qui, lungo l'asse principale del trasduttore. Poi c'è il tilting invece, quello in cui abbandoniamo il piano iniziale, vedete qua, e quindi almeno in quella posizione cosa succede a questo punto con le immagini? Le immagini cambiano, nel senso che compariranno delle strutture che prima non c'erano, perché noi abbandoniamo il piano per cercare un altro. Quindi se siamo in una posizione e ci incliniamo così, compariranno strutture che stavano da questa parte. Se partiamo da qui e incliniamo così, compariranno le strutture che stanno più dall'altra parte. Quindi se sappiamo se la struttura rispetto al nostro taglio è più da qua, lo inclineremo così. Se sappiamo che la struttura sta dall'altro lato, lo inclineremo così. Quindi utilizzeremo dei marcatori anatomici. Vedete in questo caso, per esempio, vedete comparire, si parte da una 4 camere, perché cominceremo a imparare anche queste nomenclature, compaiono rispettivamente
In un senso il seno coronarico, che adesso vi mostro, in un altro invece la valvola aortica. E allora, guardate cosa succede. A un certo punto succede che comparirà la valvola aortica oppure ecco il seno coronarico che è qua. Vedete, seno coronarico, valvola aortica. Rispettivamente sono i due estremi del cuore tagliato così. Cioè, l'aorta è superficiale, la parte più anteriore, più in profondità c'è il seno coronarico, la parte più bassa. Quindi quando io inclino verso il basso mi comparirà il seno coronarico, quando inclino verso l'alto mi comparirà l'aorta, a metà ci sarà il piano che noi normalmente chiameremo 4 camere apicale. D'accordo? Quindi altra cosa importante è questo movimento. Questo è il tilting. L'ho schematizzato, guardate, vedrete comparire il seno coronarico, rispettivamente la valvola aortica. È chiaro? E qua vi faccio un altro esempio, sempre del tilting, così tagliato diciamo al centro, quindi la 4 camere, poi inclino, credo che sia il successivo, sì. Inclino verso l'alto, avvicinandomi alla valvola aortica, questa è, e mi compare la valvola aortica. Ovviamente se io voglio portare verso l'alto, che la valvola aorta sta in alto, in realtà la coda va in basso, quindi io schiaccio il trasuttore verso il basso o lo tiro verso l'alto. Quando lo faccio verso il basso comparirà l'aorta, verso l'alto comparirà il seno coronarico. D'accordo? E questo è il tilting, ci si muove in maniera perpendicolare all'asse principale del trasuttore. Poi la rotazione sull'asse di rotazione del trasuttore, vedete qua che cos'è, grosso modo, farlo ruotare più o meno così, e questo è quello che accade. Le immagini cambieranno, è questo che impareremo oggi a fare. E poi il cosiddetto swiping, che in realtà non è una terminologia in cardiologia, noi lo applichiamo soltanto per cambiare gli spazi intercostali, e anche questo provoca, guardate, se noi ci spostiamo gli spazi intercostali, taglieremo il cuore in un modo piuttosto che un altro. Questo è che determina dei cambiamenti importanti sull'immagine che compare. Bene, questi sostanzialmente i movimenti, guardate, grossolani che noi facciamo. Questo è il tilting, d'accordo? Questo è il rocking, scusate, vabbè, questo è il rocking, lungo, questo è il tilting, e credo non ce ne siano altri. Qui c'è un riassunto di quello che abbiamo fatto fino adesso, ma se volete ritorniamo indietro, ma ci approcciamo a passare alle fasi successive. È tutto chiaro fino adesso? Allora, noi abbiamo previsto brevissima pausa di 5 minuti, perché serve molto sia per digerire quello che abbiamo fatto, se volete un attimo un caffè, qualsiasi cosa lo facciamo subito, quindi